Dicono che l'invidia sia l'altra faccia della felicità, una tristezza amara che avvelena l'anima, un chiodo fisso che non dà mai tregua. Ma è davvero così? Che cos'è veramente l'invidia? Ciao, sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. L'invidia è la sofferenza per il successo altrui vissuta come una malattia. È l'augurio che la felicità del prossimo vada in rovina al più presto. È la rabbia per chi riesce meglio, per chi ha i mezzi, per chi ha più qualità. L'invidia fa sentire inferiore un perdente proprio chi è convinto di essere il migliore. Manda l'orgoglio in frantumi. E non procura mai piacere, guarda con soddisfazione solo le disgrazie. Nasconde in una sbirciata maligna il desiderio che agli altri, prima o poi, qualcosa vada storto. Ma perché uno sguardo tanto torvo? Perché quest'occhio così malevolo? Cosa significa davvero la parola invidia? Scopriamolo insieme. Si intuisce cosa sia veramente l'invidia da un affresco della Cappella degli Scrovegni a Padova. Giotto rappresenta l'invidia con un'immagine simbolica. È una vecchia con un serpente che le esce dalla bocca. La bestia le si ritorce contro, ferendole gli occhi. Qual è il significato di questa figura? Per capire meglio bisogna ritornare indietro nel tempo, alle origini latine della parola invidia, che è fatta di due parti. La prima è un prefisso, in, che ha un valore negativo, quasi dispregiativo. Solitamente significa in, sopra, ma in questo caso vuol dire male, contro. La seconda è un verbo, videre, che sta per vedere, scorgere, osservare. Letteralmente quindi invidia sta per guardare da sopra, o meglio guardare di traverso, con astio, di malocchio. Ecco dunque che cos'è l'invidia, uno sguardo bieco. Di chi perde improvvisamente la sicurezza. Le attenzioni del prossimo passano ora ad altri, mentre prima erano di sua esclusiva prerogativa. Prova così invidia per recuperare fiducia in se stesso, in modo scorretto però, screditando il prossimo col pettegolezzo. L'invidia è un sentimento inconfessabile, una vergogna, equivarrebbe a una dichiarazione pubblica di inferiorità. Che metterebbe a nudo le delusioni, i fallimenti, tutti i limiti personali. Così il suo goffo tentativo di nuocere agli altri risulta vano. Come per il serpente di Giotto, il morso torna sempre indietro al mittente. Triste e velenosa, allora l'invidia se ne sta nascosta e cresce smodatamente, fino talvolta a sfociare nella violenza, nel desiderio di distruzione. Quante persone che seguono il canale non sono ancora iscritte? Valuta l'opportunità di farlo e allora dai, lascia un commento qui sotto e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato. Per la Chiesa è uno dei 7 vizi capitali. Caino uccide il fratello perché è divorato da un sentimento latente e represso. Invidioso rivolge il viso a terra, non riesce nemmeno ad alzare lo sguardo. Nella nostra quotidiana ricerca di riconoscimento da parte di una società che decide solo in base al successo, non lasciamo dunque che l'invidia avveleni la nostra vita. Perché come ci racconta l'etimologia, è un sentimento sterile che nuoce solo a noi stessi. Non potendo vedere la felicità altrui senza infondere tristezza, l'invidia ci allontana dalle ambizioni e dagli altri. Ci obbliga a distogliere la vista dalla bellezza, costringendoci a scrutare con occhio malevolo e a contemplare di sbieco.